Allora, sono con un personaggio incredibile, un personaggio di fantasia. E intanto la prima domanda, prima di iniziare, da quale mondo arrivi? Io arrivo dal mondo di Harry Potter. Originale. Io sono un personaggio originale, quindi non un personaggio di cui ci hanno parlato necessariamente nei libri o nei film, ma un personaggio proiettato nel mondo di Harry Potter. Quindi un personaggio che esula appunto anche non è neanche stato scritto praticamente. Assolutamente no, proprio originale, creato da me. Creato da te, ora possiamo dirlo, siamo con possiamo dirlo, Michelle Dickey. Dickey, l'ho pronunciato bene? Michelle Dickey. Sì. Michelle Dickey, lei l'ha detto veramente come si dovrebbe dire. Cosplayer, giusto? Cosplayer, esatto. Qui io sto presentando un cosplay originale, come l'ho già spiegato, proiettato nel mondo di Harry Potter, nel magico mondo di Harry Potter, lo Wizarding World. E qui mi sto presentando come la professoressa Zara Sayer. Io sono un'insegnante di divinazione e anche di pozione. Di solito insegno nella scuola americana di Ilvermorny, ma ogni tanto faccio anche un salto presso, cioè la scuola di Hogwarts, scusa. Ecco, ti possiamo definire un supereroe? Beh, magica lo sono. No, ma quindi super lo sono. Secondo me siamo un passo oltre al supereroe. Ovvio. Allora, i cosplayer è nell'immaginario popolare una persona che si traveste, no? Traveste e incarna un personaggio. Esatto. Quello che preferisce. Esatto. Nel tuo caso siamo oltre. Scusa se non ti volevo interrompere. No, figurati. Allora, cosplay, come si sa, è la combinazione della parola costume e play, cioè gioco e costume. E quindi è l'insieme delle due cose, nel senso proprio fare il personaggio che sia un personaggio ispirato, come nel mio caso, da una storia fantasiosa, o piuttosto un personaggio proprio ad esempio proprio direttamente Harry Potter, se vuoi fare proprio Harry Potter piuttosto che Hermione, o qualsiasi altra cosa, anche fumetti, film, libri, qualsiasi cosa. Tra l'altro ci sono un sacco di adepti per questo genere di cose. Non so neanche come chiamarli eventi, non si possono neanche chiamare eventi perché sono seguaci più che appassionati, no? Sì. Io conosco gente che veramente ha fatto un culto di queste cose. Sì, assolutamente. Nel mondo di cosplay è bellissimo, perché poi quando noi ci incontriamo a eventi stile appunto Luca Comics, che è uno di quelli più grandi nel mondo fra l'altro, e si incontra tantissimi tipi di cosplayer diversi. Ci sono quelli che fanno stile steampunk, quindi è tutta l'idea di essere nel mondo vittoriano, proiettato verso il futuro, quindi tutto fatto a vapore con tante cose, ingranaggi, cose diverse. C'è gente che fa gli original, quindi porta un personaggio creato, inventato da loro stessi, gente che si stanno malapena iniziando nel mondo di cosplay, quindi hanno messo su per la prima volta il loro primissimo costume, che la portano con un orgoglio che è bellissimo. I cosplayer che si buttano su Disney piuttosto che Star Wars, piuttosto che su Harry Potter, piuttosto che su mondo Marvel, quindi qualsiasi cosa, tantissimi manga, veramente qualsiasi cosa che ti puoi immaginare la puoi creare, oppure ancora meglio trovare alle fiere di cosplay. Il cosplayer è a tutti gli effetti un attore, no? Quindi c'è una preparazione anche nel vostro caso, come fa un attore. C'è un percorso per entrare nel personaggio. Qual è il tuo in questo caso? Allora, io in base all'evento che sto per fare, nel senso che sto per fare un evento spot in cui vado lì e sto solo fra gli ospiti, fra il pubblico, la mia preparazione è minima. Se invece so che sto per fare una presentazione sul palco, allora magari studio. In esempio, tempo fa ho fatto un personaggio di Cats e ho studiato. Non è una parolaccia, ma no. Mi raccomando, like cats. Like cats. Like cats, no. E quindi era un musical di Broadway e io. C'è un personaggio di Cats. Sì, no, non un personaggio del. Ok, esattamente. Cosa. Io sono una signora, insomma, esatto. cosa dici? No. È un musical famosissimo negli Stati Uniti e anche in Inghilterra, che è degli anni 80, che va in scena al Broadway, che è al West End. E praticamente io cosa ho fatto? Ho studiato il ballo, ho fatto prove di musica e sapevo bene la parte, perché comunque sia io scelgo le parti che ho i personaggi che già mi appassionano. Che è più facile quindi entrare.
sì, mi rende più gioioso, perché poi quando trovo un fan che apprezza il mio costume sono contenta quanto loro. Certo. Il cosplayer, abbiamo detto l'attore e la preparazione. Sì. Ci sono degli eventi, adesso qui abbiamo assistito a uno dei tanti. Arriva un sacco di gente, no? E Sì. quindi adesso, senza entrare magari nello specifico delle date, però l'estate, anche se oggi sembra una giornata in cui sembra inverno, l'estate è più foriera di appuntamenti, no? Quindi Allora, sta arrivando la cosiddetta stagione, nel senso in cui praticamente sì, ci sono una ricchissima calendario di eventi in tutta Europa e tutta Italia. Se uno ha voglia di viaggiare un po', c'è l'imbarazzo della scelta dei eventi. Se invece uno è limitata a una o due zone, comunque sia ogni zona ormai proporre 2 o 3 eventi l'estate. C'è la festa dell'unicorno che arriva, c'è la Geneva Comics, la Savona Comics mi sembra, ci sono diversi, nel senso che io poi il calendario non lo ricordo tutto, però ecco, ovviamente no. Per seguire quello che fai ci sarà un sito internet, immagino, ci saranno i social. Sì, ovviamente io sono attiva su diversi social, c'ho Facebook, c'ho Instagram, c'ho TikTok, che è TikTok imbarazzante perché sono troppo grande per TikTok, ma vabbè, ma non siamo troppo vecchi per TikTok, abbiamo scoperto. Quindi possiamo anche dirlo, il tuo blog o quello che Sì, allora, se mi volete cercare o anche quello dell'associazione, se tu vuoi. Sì, vabbè, io uso la mia social, c'ho un personaggio apposto per i social che sarebbe Zara _ Sayer. Quindi SAYRE. Perfetto. Zara Sayer, perché anche lì è un nome inventato, basato fra l'altro su questo personaggio qua, che è, ripeto, proiettato nel mondo di Harry Potter, in cui io in verità sarai lontanamente imparentato con Salazar Sepeverde, e che è uno dei fondatori della casa di Hogwarts, cioè della scuola di Hogwarts. Però è tutto questo è una cosa inventata mia, però è anche il mio nome da cosplayer. Michelle, grazie. Come si dice? Viva i cosplayer? Viva i cosplay. Grazie. E per lo più voglio farti sapere su una cosa: cosplay è per tutti. Assolutamente. Cioè non esiste che sai sono troppo grassa, troppo magra, troppo vecchia, troppo giovane, troppo cosa. No, cosplay è per tutti. Se ti va di sperimentare, anche mettendo soltanto per dire una minima cosa, sei ben accettato. Cioè benvenuto, cosplay è per tutti. Capito? Fatelo subito. Fatelo a casa. Grazie. Bene, perfetto.